Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere che cos'è Aurora e quali sono le sue funzionalità. Aurora è la sidechain di Near Protocol con delle caratteristiche interessanti che merita la nostra attenzione. Ma prima di cominciare vi invito, se vi piacciono i miei contenuti e volete supportare il mio lavoro, per piacere iscrivetevi al canale. Vi ricordo inoltre che abbiamo anche una community Telegram dove potete fare due chiacchiere insieme a noi e ricevere l'assistenza di cui avete bisogno. E ora andiamo a vedere che cos'è Aurora, ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di Aurora, raggiungibile all'indirizzo aurora.dev. Ma che cos'è? Aurora è una sidechain per quanto riguarda Near Protocol, compatibile con l'Ethereum Virtual Machine, quindi l'EVM, e offre un'alta velocità, un'alta scalabilità a dei costi veramente bassi. Si stima che per la risoluzione di un blocco occorre meno di un secondo, meno di 2 secondi per finalizzare una transazione con dei costi veramente bassi. Per quanto riguarda Near, è una chain che utilizza il Delegate Proof of Stake e per accelerare la conferma delle transazioni gli sviluppatori hanno adottato un nuovo sistema che chiamano Doomslug. È un sistema di sharding che è capace di elaborare oltre 100.000 transazioni al secondo. Inoltre Near Protocol, esattamente come Cardano, ha diversi team che si occupano, ha diverse soluzioni, diversi rami per quanto riguarda la tecnologia blockchain, intelligenza artificiale, NFT, gaming, applicazioni decentralizzate, DeFi. Ogni settore ha un team specifico che lavora su determinati sviluppi. Inoltre è molto vicino alla community, infatti anche la community tramite il sistema di governance può partecipare alle votazioni decisionali sugli sviluppi e di recente Near ha messo un finanziamento da 800 milioni di dollari per incentivare gli utenti e gli sviluppatori a lavorare sul suo protocollo. Un grosso problema che doveva risolvere Near Protocol per quanto riguarda la compatibilità con l'Ethereum Virtual Machine delle sue applicazioni senza che gli sviluppatori dovessero riscrivere le loro app per renderle completamente compatibili con Ethereum. La soluzione in essere è stata lo sviluppo di Aurora, che permette a tutte le dApp di Near Protocol e ovviamente anche quelle costruite su Aurora di essere compatibili con l'Ethereum Virtual Machine senza dover riscrivere il codice. Una caratteristica che rende diversa Aurora già in prima battuta rispetto alla sidechain classic è che non utilizza un token nativo, basti pensare Polygon che usa Matic ad esempio. Aurora non utilizza neanche Near come coin nativa, ma utilizza direttamente Ethereum. Appoggiandosi al sistema di validazione di Near Protocol, può gestire una quantità enorme di transazioni. Aurora viene definita una sidechain, quindi una blockchain parallela, ma in realtà è uno smart contract che funziona su Near Protocol. Infatti una differenza rispetto alle classiche sidechain è che Aurora non va a convalidare blocchi off-chain, ma la convalida viene tramite Ethereum e Near Protocol, quindi con dei livelli di sicurezza veramente importanti. Per quanto riguarda il lato sviluppatore direttamente su Ethereum, sono in grado di prendere le loro applicazioni decentralizzate, le loro applicazioni scritte con Solidity e trasferirle direttamente su Aurora senza dover anche loro riscrivere i codici e i linguaggi, con il vantaggio di avere una velocità maggiore e dei costi, come abbiamo visto prima, molto più bassi rispetto proprio alla chain nativa Ethereum. Il grande vantaggio per quanto riguarda il team di sviluppo dietro ad Aurora a non essere fondamentalmente una chain ma uno smart contract è che non devono prendersi cura di tutto quello che serve per la protezione e la sicurezza, la modalità di validazione ed il consenso. Questo significa che possono implementare nuove funzionalità in modo veramente veloce e oltre ad implementare le possono anche distribuire altrettanto velocemente. All'interno di Aurora è presente anche una DAO che viene appunto chiamata Aurora DAO, in cui le decisioni sono prese dai titolari, dai detentori del token tramite votazione. I token holder, oltre a partecipare alle votazioni, possono anche proporre soluzioni
alternative implementazioni del protocollo o modifiche sull'apparato. Quindi detenere il token dà il diritto e la possibilità ai token holder di far parte di questo governo decentralizzato. E anche questo sistema di votazione di partecipazione della community è importante perché gli utenti ne sono degli investitori, perché detengono delle partecipazioni in token, sono i primi che vogliono che Aurora e tutte le sue applicazioni e il suo protocollo funzioni il meglio possibile. Quindi sicuramente le decisioni che andranno a prendere, i proposal che andranno ad inviare, saranno sicuramente atti a migliorare tutto l'ecosistema. Perché essendo degli investitori detenendo il token, se il protocollo funziona, se tutto l'ecosistema funziona, di conseguenza il token prenderà valore e loro andranno a guadagnare. Per poter spostare con velocità i token da NIAR ad Aurora e ad Ethereum si può utilizzare un ponte, il ponte arcobaleno Rainbow Bridge di Aurora, raggiungibile all'indirizzo rainbowbridge.app e come potete vedere potete trasferire da Ethereum ad Aurora a NIAR e viceversa, collegando un wallet non custodial. Cliccando su Connetti prende in automatico l'indirizzo di MetaMask che preventivamente ho settato su Aurora. Per quanto riguarda Ethereum, MetaMask come ben sapete nasce su Ethereum, quindi non dovete settarlo. Un'altra funzionalità da dover prestare attenzione è come vedete che cliccando in alto a destra su NIAR notate che la connessione a Ethereum è stata fatta, Aurora è stata fatta e ci permette anche lo switch, mentre su NIAR dà ancora connetti perché cliccando bisogna andare a creare un wallet dedicato per NIAR. Comunque una volta completati questi accorgimenti e dovuti settaggi si possono spostare questi token sui vari protocolli e vi invito, se non avete dimestichezza con i bridge e lo spostamento dei token tra le varie chain o protocolli, di fare molta attenzione ed eventualmente di fare dei piccoli test con dei piccoli importi senza fare all-in che magari sbagliate qualche passaggio e andate a compromettere il portafoglio. Sulla pagina principale di Aurora vi indica i migliori progetti che stanno già utilizzando questo protocollo, The Graph, Chainlink, SushiSwap, Curve e Tescan, e attualmente ci sono oltre 108 progetti che stanno utilizzando questo network. Infatti potete vedere all'interno sempre del loro sito tutti i progetti che utilizzano Aurora e che stanno arrivando su Aurora. Nel momento in cui sto registrando il video, Aurora si attesta a un prezzo di 6,50 euro, con un rifornimento circolante massimo di 1 miliardo di token. Ed è disponibile già su diverse exchange, UOB Global, Gate.io, KuCoin, Uniswap, Crypto.com, MXC e altri exchange di minore importanza. Per quanto riguarda il suo ATH siamo lontani dell'80,83%, il suo prezzo più alto di sempre il 16 gennaio 2022 con un valore di 33,61 euro, il prezzo più basso di sempre il 15 marzo 2022 a 6,34 euro. Come abbiamo visto nel video, il token è distribuito sulla chain di Ethereum, con la maggior parte dei token assegnato alla tesoreria della community, e l'uso principale della tesoreria sarà quello di finanziare progetti esistenti oppure proposti, sia dalla community e sia dagli sviluppatori, attraverso una piattaforma molto simile a Kickstarter, in cui i token holder e possessori del token voteranno sulle proposte presentate. Inoltre il team dietro Aurora prenderà in considerazione altri casi d'uso, oltre a quelli già presenti come ad esempio lo staking di Aurora, incentivi per la partecipazione al voto, commissioni finalizzate al trasferimento sul ponte arcobaleno, commissioni per future esecuzioni aggiuntive sempre sul contratto di Aurora. Sempre all'interno del loro sito è presente Aurora Blog, dove vengono pubblicate news, update e comunicazioni importanti del team di Aurora. Per quanto riguarda la community sono presenti anche su Discord, Telegram, Twitter, YouTube, GitHub e hanno anche un forum dedicato, il forum di Aurora. Cliccando su Get Started si aprirà questa schermata dove sarà possibile con un click aggiungere Aurora direttamente a MetaMask e anche andare a inserire direttamente il token con il contratto, il simbolo e il decimale. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento, spero sempre che il video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato utile ed interessante. Vi invito nuovamente, come ho fatto in apertura di questo video, ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro ed unirvi anche alla nostra community Telegram. Vi ringrazio per l'attenzione e per il vostro tempo, vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto.
Ciao a tutti!